Ciao, sono Matteo. La logistica è un mondo complicato e il tempo è fondamentale, quindi non ho intenzione di perdere il vostro tempo parlandovi di magazzini tradizionali, pallet, scaffali, muletti, bla 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 bla, il passato. Qui cerchiamo qualcosa di più. Se cercate un approccio convenzionale siete nel posto sbagliato. Qui noi cerchiamo la terza faccia della medaglia. Oggi parliamo di magazzino. Cominciamo. Allora, ho cercato un po' in rete e ho trovato una lista, ho creato una lista di quelli che sembrano essere i principali 10 problemi che affliggono le attività di logistica interna. Spazio inutilizzato, mancanza di organizzazione della merce, errori nelle fasi di picking, mancanza di tracciabilità nei prodotti all'interno delle attività di magazzino. Attenzione, non avere tracciabilità di un pallet in un magazzino di 40.000 metri quadrati significa che voi quel pallet, se siete fortunati, lo troverete durante l'inventario, non lo vedrete mai più. Inventario obsoleto e quindi avere un inventario non allineato tra il fisico e l'inventario caricato a sistema, quindi sul software che mi gestisce tutta l'attività di magazzino. Quello che comporta è avere dei dati che non sono corretti, quindi penso di avere degli SKU e non ce li ho, penso di avere delle quantità e non ce le ho, e ovviamente questo comporta perdite di fatturato, problemi di immagine, danni ai clienti, eccetera, eccetera, eccetera. Errori nella movimentazione della merce, ritardi nelle spedizioni, e anche qua mezz'ora di ritardo nella partenza di una spedizione verso un cliente non significa mezz'ora di ritardo nell'arrivo della spedizione a quel cliente. Questo non va fatto, non si fa, ma sarebbe gestibile, diciamocelo. Il problema è un altro. Immaginiamoci di lavorare in multimodalità. Mezz'ora di ritardo nella partenza potrebbe significare non poter imbarcare il container, non poter caricare il container sul treno, non partire proprio per la consegna al cliente e quindi ovviamente perdere la consegna. Con tutto quello che ne può poi comportare, perché nei capitolati all'interno dei contratti che stipulo con i miei clienti potrebbero esserci penali anche piuttosto pesanti per una sciocchezza, sembra una sciocchezza, ma sciocchezza non è. Segnaletica insufficiente all'interno dei magazzini, questo può comportare anche grossi problemi di sicurezza, perché un'errata segnaletica, una segnaletica non corretta o non strutturata in maniera adeguata potrebbe portare a grossi problemi di sicurezza nella circolazione dei mezzi all'interno del magazzino, nelle attività che vengono fatte, e questo ovviamente è la prima preoccupazione che dobbiamo avere. KPI della logistica sbagliati. Avere i KPI sbagliati comporta che è come se io stessi guidando, perdonatemi, è come se io stessi guidando una macchina bendato. Sono convinto di andare in una certa direzione e a un certo punto mi trovo un muro, perché la direzione verso cui io sto dirigendo il mio flusso, la mia attività, non è assolutamente quella che io stavo immaginando. Perché il mio cruscotto, i dati che mi portano a prendere le decisioni che vanno a dirigere realmente il flusso verso quella che dovrebbe essere l'obiettivo di soddisfare il cliente, in realtà mi sta portando altrove. In ultimo, integrazione con altri reparti, e quindi l'utilizzo, la gestione, la pianificazione, la scelta degli ERP, i software che gestiscono di fatto tutte le attività che poi vanno a costruire il flusso completo che porta il prodotto o il servizio da noi fino al nostro cliente. Ne potremmo trovare altri 10.000 in realtà, piccoli, grandi. Il problema è che più un'attività è complessa e maggiori saranno le problematiche che questa attività svilupperà poi nel tempo, e diventa una vera e propria fonte di nuovi problemi, appunto, e quindi di fatto non è più una soluzione a un problema. Il magazzino e le attività di logistica interna non sono più la soluzione a un problema, ma diventano loro stesse il problema, e quindi vanno ad aggravare quelle che devono essere poi le soluzioni da mettere in piedi per riuscire a far funzionare questa nostra macchina complessa.
Di colleghi competenti che sanno risolvere in maniera egregia questi tipi di problemi ce ne sono moltissimi. Io stesso in passato li ho affrontati, qualche volta magari anche risolti, dai, nel corso di una carriera piuttosto lunga. Il punto però è un altro. Quelli che abbiamo elencato e che vedete qua non sono in realtà problemi, ma sono conseguenze, o meglio, manifestazioni di un unico grande problema. Facciamo un passo indietro, chiediamo aiuto al professor Karo Ishikawa e al suo celebre diagramma e alla tecnica delle 5W, dei 5 perché, elaborata da Taiichi Ohno nella costruzione del suo Toyota Production System. Proviamo a farle lavorare simultaneamente. Queste due tecniche permettono di arrivare veramente a un problem solving profondo, cioè di indagare quelle che sono le cause scatenanti di un problema e di trovare una soluzione che sia realmente una soluzione che punta alla radice del problema stesso. L'obiettivo è quello di non far ripetere il problema nel futuro. Proviamo a indagarci sulle cause profonde di ognuno di questi 10 problemi. L'esito finale, vi assicuro, sarà stupefacente. Come vi ho già detto però, non mi voglio annoiare con la teoria, non sono qua, non è questa la sede. Non è quello che mi sono messo io, che mi sono prefissato quando ho deciso di realizzare questo primo video, tra l'altro, che è presente all'interno del mio canale. Quindi vi porto direttamente alla soluzione, a quella che io ho individuato come causa scatenante, radice in realtà del problema di queste manifestazioni. Vi invito però a provarci e vedere se arriverete alla mia stessa conclusione, immagino di sì. Se poi vorrete, nessuno ci vieta di farci una chiacchierata riguardo del diagramma di Ishikawa o della tecnica delle 5W, della loro applicazione pratica, però niente teoria. Fatemelo sapere nei commenti se vi dovesse interessare e sicuramente ne parleremo. Noteremo, analizzando le varie problematiche che abbracciano praticamente tutte le attività della logistica, dal personale operativo al management, dalla progettazione alla scelta delle attrezzature, dalle scorte di magazzino al software. Praticamente sarebbe necessario abbattere il magazzino e ricostruirlo per poter sperare di portare a casa dei risultati soddisfacenti. Altrimenti l'altra soluzione è quella di cercare di confezionare un qualcosa di adeguato che vada a risolvere ognuna delle problematiche che sono emerse alla fine delle nostre analisi. Però dovremo poi anche pesare i risultati attesi con i costi degli interventi necessari per portare a casa questi risultati. E il bilancio, cioè il rapporto costi-benefici, che è una cosa che va fatta sempre quando si progetta un intervento di miglioramento. Attenzione, perché bisognerà valutarlo molto bene, perché potrebbe, e molto spesso è così, potrebbe non pendere dal lato dei benefici. E nel momento in cui, soprattutto quando si vanno ad analizzare attività di magazzino, e si pensa magari ad automazione, i costi e soprattutto i tempi di realizzazione di queste soluzioni potrebbero avere un orizzonte temporale veramente lungo. In sostanza ci potremmo trovare davanti a una situazione per cui poi le soluzioni che andremo a predisporre per la soluzione, per la gestione di questi problemi, potrebbero portare buoni risultati. E se siamo capaci di fare il nostro lavoro, ve l'ho detto, di colleghi che sanno risolvere veramente bene, sanno gestire veramente bene queste problematiche, ce ne sono tantissimi. Il problema è un altro, è che all'ottenimento di questi risultati, quindi al taglio del traguardo, potrebbe essere necessaria una nuova analisi, nel senso che i problemi, come vi ho detto, se noi non andiamo a indagare e a risolvere veramente la radice del problema, il problema si rimanifesterà o se ne manifesteranno altri, ci saranno molte ridondanze di problemi che si ripetono più e più volte. E quindi potremmo ritrovarci ad avere un problema che presenta una soluzione, quindi arriva alla sua soluzione, arriva alla fine del mio processo di implementazione delle attività
di gestione del problema stesso, in un momento in cui di fatto ho accumulato nel mentre una serie di altre problematiche che stanno gravando ulteriormente sempre sul mio flusso. E quindi devo andare ad analizzare veramente un po' più in profondità. Il motivo di questa situazione è molto semplice. Noi abbiamo elencato tutte le situazioni che possono verificarsi in magazzino. C'è un momento all'interno delle analisi, io faccio il consulente di lavoro e quindi queste attività le conosco molto bene, c'è un momento nell'analisi dei processi in cui è necessario mettere sul piatto della bilancia, sempre il famoso costi-benefici di cui abbiamo parlato prima, anche il livello di approfondimento nell'analisi del problema che diventa necessario. Perché se anche in questo caso le ulteriori analisi rischiano di portare via veramente molto molto tempo, come si dice, intanto che il medico studia il paziente muore, ecco, non è questo l'approccio giusto. Deve essere dimensionato non solo a livello di costi, ma deve essere dimensionato l'intervento anche a livello di tempi di messa in opera, altrimenti il rischio è quello di accumulare alle spalle una quantità di problemi talmente grande da rendere inefficiente quello che ho appena risolto, perché è stato sommerso da una serie di altri problemi che nel mentre che mi stavo concentrando sulla soluzione di un problema specifico ne ho accumulati talmente tanti alle mie spalle che ora mi hanno scavalcato. Una delle caratteristiche indispensabili perché una soluzione sia realmente efficace e efficiente è la sua stabilità nel tempo. Una soluzione che è effettivamente stabile nel tempo è una soluzione che permette di fissare un punto da cui io non rischio di tornare indietro. Questa è un'altra delle caratteristiche di una soluzione che bisogna sempre prendere in considerazione. Questo diventa molto complesso da ottenere, però, nel momento in cui l'intervento diventa estremamente composito e multisfaccettato, come nel caso che abbiamo esposto prima, quando abbiamo elencato una serie di problemi veramente gravi. Portare a casa una mezza soluzione purtroppo non garantisce assolutamente che questa possa mantenere la sua efficacia nel tempo, perché inevitabilmente lascerà scoperti troppi aspetti del problema. Mi sto concentrando solamente su un aspetto, tutti gli altri li sto tralasciando. E questi problemi che io ho abbandonato e su cui non ho posto attenzione naturalmente tenderanno ad aumentare di gravità. Lo insegna Deming nella una sua celebre frase: un processo evolve nella direzione in cui viene misurato. È come se io stessi accendendo la luce solamente su un'area della mia attività. Nel resto della mia attività c'è buio e quindi io non vedo che cosa sta succedendo. Se non vedo non gestisco. Se non gestisco, per la legge del caos, il livello di caos e quindi di problemi all'interno della mia attività continuerà sempre ad aumentare. In sostanza io mi troverò in una sorta di anarchia gestionale e dall'anarchia gestionale all'interno dell'attività di magazzino io non posso ottenere e attendermi mai nulla e nulla di buono. In base alla quantità di strumenti che io ho presente nella mia toolbox, nella mia cassetta degli attrezzi, siamo sicuramente in grado di risolvere, o quantomeno di migliorare molte delle situazioni di cui abbiamo parlato prima. Ma ci troveremo sempre di fronte a nuove situazioni che emergeranno nel frattempo, sempre che io me ne accorga. Per arrivare direttamente però al problema principale, il problema principale che genera tutto questo è proprio il magazzino. Il problema è proprio lui, è proprio il centro della nostra attività. Mi spiego meglio. Che cos'è un magazzino? Un magazzino è complesso di locali adibito al deposito di prodotti e materiali vari. Sto citando l'enciclopedia Treccani, la definizione più pura che si può avere di un magazzino. Un magazzino però è anche il luogo in cui avvengono tutte le attività di logistica interna, ricevimento, stoccaggio, picking, packing, spedizione, insomma tutto quello che noi facciamo all'interno
all'interno dei nostri flussi. Il magazzino ha una valorizzazione quantitativa ed economica. Contiene una ingente quantità del capitale dell'azienda a cui fa capo. Questo capitale però è immobilizzato, è in attesa di essere trasformato di fatto in un prodotto finito e poi quindi venduto, o magari anche solo semplicemente venduto, ma comunque deve essere trasformato l'investimento iniziale in un qualcosa da cui io posso far nascere un utile. La valorizzazione quantitativa restituisce il livello di densità dello stoccaggio all'interno del mio magazzino. Una maggiore quantità di unità di carico all'interno del magazzino e quindi di unità di carico da gestire implica però un rallentamento dell'operatività in termini di eccessiva densità dei flussi o di aumento dello spazio percorso. Ovviamente le attività di gestione di un magazzino diventano tanto più lente quanto più lo spazio che chi le deve effettuare deve percorrere per poterle portare a termine. Una analisi condotta tramite una spaghetti chart sui flussi di un magazzino potrebbe evidenziare situazioni veramente inimmaginabili. Anche in questo caso, se vi dovesse interessare, fatemelo sapere nei commenti, parleremo anche di spaghetti chart in futuro. Quindi stavamo dicendo rallentamento delle attività, implica più ore lavoro, perché se io devo svolgere comunque quel volume di attività all'interno di una certa fascia oraria, se rallento la mia produttività oraria evidentemente avrò bisogno di più ore lavoro per riuscire a portarla a termine all'interno dei tempi prestabiliti e non arrivare in ritardo. E quindi avrò bisogno di più persone, avrò bisogno di più mezzi e quindi aumenteranno i costi. Più merce da gestire però, con più persone che la gestiscono, significa anche più errori. In sostanza solamente chi non lavora non sbaglia. Una certa percentuale di errori nella gestione delle attività, anche se io avessi all'interno del mio magazzino procedure perfette, gestione perfetta, personale formato, eccetera, 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 una percentuale di errori la devo comunque mettere in causa. E questa percentuale di errore aumenta in maniera esponenzialmente progressiva all'aumentare del numero di persone, perché poi aumentano le densità di flussi, aumentano le densità di prodotti, eccetera, eccetera, eccetera. Molta merce in magazzino significa anche però molti soldi che l'azienda deve tirar fuori, detto in maniera molto brutale, per acquistarla. Contiene il magazzino quindi una grande quantità del capitale dell'azienda. Capitale abbiamo detto che è immobilizzato. C'è un altro problema, il tempo in cui questo capitale, per il tempo che questo capitale rimane immobilizzato. Il tempo che intercorre mediamente tra il momento in cui l'azienda acquista il semilavorato o la materia prima che viene immagazzinata all'interno del mio magazzino e il momento in cui questo viene venduto e quindi permette il rientro dell'investimento, la copertura delle spese generate, magari possibilmente pure un utile per l'azienda, alla fine se ci alziamo la mattina per andare a lavorare, insomma un euro in tasca è bene che l'azienda se lo metta, altrimenti l'attività diventa fine a se stessa e non proseguirà. Questo fa aumentare il valore del magazzino, perché di fatto io vado ad aumentare il capitale immobilizzato. Quando aumento il capitale immobilizzato aumento anche la necessità che l'azienda ha di ricorrere a fidi bancari. Dovendo ricorrere a maggiori fidi bancari, ovviamente l'azienda dovrà pagare maggiori interessi alla banca e questi sono altri costi che bisogna prendere in considerazione quando si va ad analizzare i volumi di attività di un magazzino. Le banche sono come i fruttivendoli, comprano la frutta a €1 e me la vendono a €1,10, la banca mi compra i soldi dei correntisti a €1 e me la rivende a chi la richiede a €1,10 o anche di più. E quindi ovviamente io li devo pagare questi soldi alla banca. Questi soldi si vanno ad accumulare. Più tempo medio di permanenza però del prodotto all'interno del magazzino significa anche una giacenza media complessiva maggiore e quindi un maggiore volume costantemente occupato all'interno del mio magazzino
e quindi la necessità di avere un magazzino più grande, perché devo stoccare più merce, quindi un magazzino più grande. Questa situazione è ridondante perché mi riporta all'inizio, quindi magazzino più grande ho bisogno di più persone perché rallentano i flussi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che diventa praticamente un serpente che si morde la coda. Io mi sto ripetendo nuovamente quello che ho detto prima. E quindi devo, una volta portata la soluzione, la devo riprendere da capo. Potrei andare avanti ancora per molto molto tempo e citare tutte le conseguenze dirette e indirette delle soluzioni che via via si possono andare a mettere in campo per la risoluzione di questi problemi. In realtà il problema, come ho detto all'inizio, è che c'è un errore fondamentale che viene commesso all'inizio dell'analisi. O meglio, un elemento che non viene nemmeno preso in considerazione, perché oramai è diventato assolutamente imprescindibile per tutte le aziende. La domanda che ci dobbiamo porre, in realtà, non è quanto deve essere grande il mio magazzino, ma perché ho bisogno di un magazzino. Sembra banale, me ne rendo conto, ma in realtà non lo è. Le aziende, tutte, hanno bisogno di un magazzino per stoccarci dentro i propri prodotti. O almeno questo è quello che credono. In realtà nei magazzini non viene stoccata merce. Nei magazzini non viene stoccata merce. Le aziende non stoccano merce nei magazzini. So che anche questa vi potrà sembrare una follia, ma statemi a sentire e vi dimostrerò che in realtà non è così. La risposta alla domanda, a questa domanda, perché ho bisogno di un magazzino, è la più terrificante che io ho sentito, che abbia mai sentito all'interno della mia carriera. Abbiamo sempre fatto così. Io ci vado al manicomio quando sento colleghi preparati farsi pagare per trovare soluzioni che aumentano superfici e densità di stoccaggio nei magazzini. In realtà il problema è proprio qua. Il magazzino è una soluzione così tanto diffusa da non essere più nemmeno considerata una vera soluzione a un problema, quanto piuttosto una componente a cui un'azienda non è in grado di rinunciare. L'unico problema è che un magazzino costa tantissimi soldi e questi costi gravano in maniera enorme sulla competitività dell'azienda. L'azienda questi soldi del magazzino li deve andare per forza di cose a spalmare sul prezzo di vendita dei propri prodotti, rendendo questi meno competitivi. E quindi il magazzino, come dicevo, non contiene merce, ma il magazzino contiene tempo. Il tempo necessario all'azienda per concludere il flusso produttivo, l'acquisto, la consegna dei semilavorati dai fornitori, i processi di logistica interna, la consegna. In totale, il processo che abbiamo appena finito di descrivere, cioè tutto il processo, tutto il flusso logistico che porta un bene a trasformarsi da una materia prima fino a un prodotto finito che arriva da un cliente e poi magari questo mi paga anche, assorbe mediamente da 5 a 10 volte il tempo che il cliente è normalmente disposto ad attendere per ricevere quanto ha ordinato. La soluzione più semplice e veloce, quindi però non la più efficace e non quella che poi non si ripete nel tempo, è appunto anticipare tutto il ciclo e disporre del prodotto prima ancora che il cliente me lo ordini, in modo che io possa raccontare al cliente che in realtà non ho problemi a fargli pervenire il prodotto nei tempi che lui desidera attendere. Un magazzino grande, in realtà, con tanta merce all'interno, non contiene più merce di quella che necessita l'azienda per concludere il processo produttivo. O meglio, potrebbe anche, se ho sbagliato le mie analisi previsionali, se ho sbagliato gli acquisti, mi sono fatto attrarre da offerte da parte dei miei fornitori,
Ma nella normalità non è così, questo bisogna anche essere onesti. In realtà il magazzino contiene la merce che io andrò ad utilizzare, quindi non è merce in più, ma in realtà l'ho acquistata con un anticipo maggiore e quindi ho aumentato la permanenza media in termini di tempo all'interno del mio magazzino e questo fa aumentare la dimensione del mio magazzino, quindi non più merce di quella che mi serve, ma molto prima del momento in cui mi servirà. Le motivazioni che portano le aziende a fare questo sono molteplici: inefficienze da parte dei fornitori, guasti di macchinari, assenze del personale operativo, insomma le motivazioni possono essere veramente veramente tante. Il magazzino quindi diventa un cerotto e non una cura ai mali della logistica. Risolve nell'immediato il problema, quindi mi permette di andare a avere disponibilità di merce quando il cliente me la richiede. Il problema è che questo costa un sacco di soldi, l'abbiamo detto prima. Risolverlo nell'immediato può portare progressivamente a un rischio di perdita di fatturato, anche in maniera molto molto importante. Può generare una molteplicità di situazioni nuove e quindi un nuovo aumento di costi necessari per sostenere le soluzioni che devo mettere in campo per risolvere i problemi che ho generato con la soluzione che dovrebbe, o almeno quella che dovrebbe essere, la soluzione al problema. La soluzione più semplice e anche la più veloce normalmente non è mai anche la più efficace e soprattutto non è quella che nel medio e lungo periodo mi permette di non rivedere il problema ripresentarsi. In realtà il problema si manifesta perché quando è che il cliente si accorge in realtà che sta pagando anche questi costi che il mio magazzino genera? Nel momento in cui si accorge che c'è un mio competitor, un'altra azienda che fa il mio stesso lavoro, che di fatto è più bravo, cioè fa la stessa cosa e la fa pagare meno. Questo genererà nel cliente una reazione terrificante, perché io il cliente lo perderò, si rivolgerà al mio competitor e non acquisterà più da me. Attenzione, perché perdere un cliente ci vuole un secondo, ma riacquistarlo possono non bastare anni, perché di fatto si tratta di perdita di fiducia e far riacquistare la fiducia è un'attività molto complicata. Nel prossimo video ripartiremo proprio da qua e quindi dal concetto che all'interno del magazzino non c'è merce, ma c'è tempo, il tempo che io userò per andare a coprire i miei errori. Se anche tu guardi la logistica da un altro punto di vista, mi raccomando, mi piace e iscriviti al mio canale. E ricordatevi, una cosa è impossibile da realizzare finché non arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. Ci vediamo nel prossimo video, grazie per l'attenzione.